Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi mi trovo nella splendida Valle Antrona e sto per iniziare un percorso che mi porterà alla famosissima diga del Cingino. È un percorso di circa 4 ore partendo dal lago di Antrona. Adesso mi trovo proprio nei pressi del lago di Campliccioli, che ho raggiunto con un sentiero di circa 50 minuti e 200 metri di dislivello. E la speranza è quella di trovare gli stambecchi alla diga, anche se oggi sono un po' sfortunato perché continuano a passare sopra la mia testa degli elicotteri che portano materiale alla diga del Cingino e quindi secondo me gli stambecchi saranno scappati al primo passaggio di elicottero. Il percorso l'avevo già fatto a novembre, 5-6 anni fa, e mi era piaciuto davvero tanto. Soprattutto questa parte che costeggia il lago di Campliccioli è molto caratteristica, ci sono ancora le rotaie, probabilmente utilizzate in passato per trasportare del materiale dalla diga o intorno al lago o alle baite. Adesso non so bene per cosa fosse usata questa rotaia, comunque è molto bella da vedere. E poi dopo c'è tutto un percorso lungo il torrente Troncone che è molto bello, molto caratteristico e molto rilassante. Intanto, prima che mi dimentichi, scrivete nei commenti se siete già stati alla diga del Cingino e soprattutto se avete avuto l'onore di vedere gli stambecchi leccare il sale sulla diga, e scrivetemi anche da dove arriva questo sale, perché sinceramente sono abbastanza ignorante in materia. Ho letto che questi stambecchi vanno a leccare il sale che c'è sulla parete della diga, ma non so esattamente come fa a essere lì questo sale, da dove arrivi. Ecco, se lo sapete scrivetelo. Sono immerso nel profumo di bosco, di montagna. Quel profumo che tanto cerco quando vado a camminare. Mi riporta in mente delle sensazioni bellissime. Intanto che cammino volevo fare una riflessione e anche un piccolo sondaggio con voi sull'andare a camminare da soli. Io solitamente vado sempre almeno in 2, ma ogni tanto sento la necessità di staccare un attimo e prendermi la giornata tutta per me, per andare in montagna da solo a camminare. Ovviamente prediligo in questo caso sentieri che ho già fatto. Intanto sta per passare l'elicottero ancora. Ovviamente, dicevo, prediligo sentieri che ho già fatto proprio per essere più sicuro e godermi ancora di più la giornata senza nessuna ansia, nessuna preoccupazione. E però sono curioso se anche voi ogni tanto sentite la necessità di staccare, di andare a camminare da soli, oppure se anche per una questione di sicurezza preferite sempre andare in compagnia, che comunque è una cosa che trovo bellissima, come vedete negli altri miei video. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Lì mi ci tufferei già subito se facesse più caldo. Cristallino. Mi trovo nei pressi dell'Alpe Casaravera e il sentiero qua costeggia, proprio si avvicina moltissimo al torrente Troncone. Ci sono queste cascate, questa gola davvero molto bella. Sentiero di una bellezza rara, come piace a me. Bosco, torrente, giornata di sole, ferie. Cresta delle Lonze e Punta Laugera. E qua, ragazzi, la vallata inizia a aprirsi davvero bene. Ed eccomi arrivato al famoso bivio che porta alla diga del Cingino.
all'Alpe L'Ombra Oro. Qua c'è la cascata del Troncone, bellissima. E ci tenevo a farvi questa piccola raccomandazione, perché il sentiero che ho appena fatto fino a questo punto è davvero fantastico. A me è piaciuto tantissimo, immerso nel bosco, profumato come era oggi, col torrente da parte, non troppo impegnativo. Mi è piaciuto davvero molto e quindi così vi suggerisco un'escursione, anziché fare il classico giro del lago di Antrona o del lago di Campliccioli, arrivare fino a questo punto, almeno fino al bivio che va al Cingino, perché poi da qua mancano 2 ore di salita davvero molto impegnativa, ma fino a questo punto il dislivello è intorno ai 500-600 metri dal lago di Antrona e la si fa in circa 2 ore. Ci si può fermare dove si vuole a fare un bel picnic nella natura e quindi perché no, valutate questa opzione per una bella gita in Valle Antrona. E poi se arrivati qua avete ancora voglia di andare al Cingino, beh, potete provarci. Al di là di quelle montagne c'è la Valle Anzasca, la valle di Macugnaga. Qua sopra invece passa un altro bel sentiero della Valle Antrona che passa per l'alpeggio di Lareccio, se non ricordo male. E prima o poi magari farò anche questo giro, deve essere molto bello. Eccomi, finalmente alla diga. Qua sotto invece c'è l'ingresso del tunnel che passa proprio sotto il Pizzo della Rossa. Ed eccolo qua, il bivacco del Cingino. Andiamo a dare un'occhiata. Bivacco Tour. Molto carino. Bel tavolo, un po' di pentole, solito disordine da bivacco. Oggi non mi fermo qua a dormire, ma se dovessi fermarmi in futuro sicuramente una ripulita gliela darei. Questo invece è l'esterno del bivacco e c'è una cosa che a volte manca nei bivacchi ma è fondamentale, ma qua è presente alla grandissima, ovvero l'acqua. Abbiamo questa bella fontanina per l'acqua e quindi qua, caro Previ, la prima volta che ci veniamo puoi fare la polenta perché non hai scuse che non puoi lavare le pentole poi dopo. Saluto, per il momento il bivacco Cingino, vado a mangiare vicino al lago e poi dopo magari faccio il tunnel. Ciao bivacco Cingino, ci vedremo presto. Personalmente queste dighe artificiali non mi piacciono un granché, però devo ammettere che il paesaggio rimane comunque molto suggestivo nonostante le vagonate di cemento. Che spettacolo, gente! Per entrare nel tunnel non me lo ricordavo affatto, bisogna fare questa scaletta ed entrare da questa porticina. Porca miseria! Sembra di entrare in un bunker di un film. Speriamo che funzioni. Mio Dio, spettacolare. Vedo già che la luce non è molta, quindi mi metto su anche il frontalino, andiamo nel tunnel. Sono praticamente nel cuore della montagna,
dentro il pizzo della Rossa. Davvero suggestivo. Sono queste griglie perché sotto è pieno d'acqua. Ci vediamo alla fine del tunnel. E sulle note di Red River Run intravedo l'uscita. Diamo la manina per aprire e voilà. Eccomi. Sono appena uscito dal tunnel, esperienza bellissima, consigliata, tranne a chi soffre di claustrofobia. Adesso mi godo ancora un po' di sole, mangio qualcosa perché non ho mangiato prima il cingino per mangiare qua, con questa bella vista sul lago sulla diga di Camposecco e tutto il contorno di montagne, dove c'è anche il passo delle Coronette che ho fatto l'anno scorso, lo trovate in questo video, ve lo lascio qua sopra. Dopo decido se proseguire verso Camposecco e poi scendere, è una bella discesa, sono circa 2 ore e mezza, 3 di discesa, oppure se andare giù direttamente da qua, perché ho visto che sulla mappa è segnato un sentiero. Se lo trovo lo faccio, però mi sembra bello ripido, devo valutare bene. Vediamo un po'. Passo delle Coronette, la lontananza, e qua sotto diga di Camposecco con la casa del guardiano e il bivacco. Che vista incredibile! Allora, alla fine ho deciso di non andare al lago di Camposecco, ma di scendere giù per di qua, e mi risparmio almeno un'ora di salita e un'ora e mezza di discesa aggiuntivi, che sinceramente non ho tanta voglia di fare oggi, e anche perché c'ero già stato. Un conto, se non ci fossi mai andato magari l'avrei fatto il sacrificio, ma siccome ci sono già stato preferisco accorciare un pochino il sentiero. Prendo questa discesa che è segnalata come sentiero comunque difficile per escursionisti esperti, perché penso sia abbastanza ripida, quindi da fare solo se davvero ve la sentite. L'escursione di oggi mi è piaciuta molto, ero stato, come detto, al bivacco Cingino 6 o 7 anni fa, e ritornarci è stato comunque ancora emozionante. Peccato per gli stambecchi, ma la prossima volta ci saranno, dai, sono fiducioso. Per oggi è tutto, vi auguro buone ferie perché li farà ad agosto come faccio io, e ci rivediamo prossimamente con un nuovo video che, se tutto va bene, sarà in Val Formazza a Rifugio Sommalombardo. Però aspettiamo, perché il meteo ci ha già fatto un brutto scherzo il 25 luglio, speriamo che questa volta il 21 di agosto andrà tutto bene e che possiamo finalmente
inaugurare, diciamo, questo nuovo sentiero che passa dalle bianche guglie delle Bendum. Deve essere un paesaggio davvero spettacolare a 3000 metri di altezza, quindi non perdetelo, motivo in più per iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche. È tutto, un saluto da Stefano e dalla Valle Antrona. Ciao!